Power Station o centrale elettrica EcoFlow River Pro. Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi parleremo di quest'altra centrale elettrica. Si tratta di una Power Station che ci consente di avere fino a 1200 watt di potenza, sempre a portata di mano. Ovviamente può funzionare sia in corrente alternata che in corrente continua, ma prima di farvi vedere per bene questo prodotto voglio chiarire alcuni dettagli. A cosa serve un prodotto di questo tipo? Effettivamente qualcuno in una mia precedente recensione di un prodotto simile ha commentato dicendo: beh, ma ci sono i gruppi elettrogeni, che ce ne facciamo di questo prodotto? Qual è la convenienza? Beh, vi faccio vedere subito un esempio. Questo è quello che sentite quando utilizzate una Power Station. Un oggetto portatile, semplice, leggero, che occupa poco spazio, che può trasportare chiunque, un bambino, una donna, un uomo che non abbia la forza di trasportare un gruppo elettrogeno, eccetera. Ma così non rende tanto l'idea. Immaginatevi invece di provare quest'altra sensazione. Sicuramente non è la stessa cosa. Questo tipo di prodotti si presta a tantissime occasioni. Possono essere utilizzate per il fai da te, in quel caso ovviamente il rumore non influisce. Possono essere utilizzate in campeggio, possono essere utilizzate in viaggio, viaggi di ogni tipo, oppure possono essere utilizzate in quegli ambienti dove non abbiamo fornitura elettrica. Io l'ho utilizzata, dotandomi ovviamente di una prolunga per non sporcarlo, per verniciare con un amico. Ha comprato casa, prima di andarci ad abitare ovviamente ancora non aveva fornitura elettrica. Bene, abbiamo utilizzato la pistola per verniciare, ovviamente a corrente elettrica, utilizzando questo prodotto, e siamo riusciti a dipingere senza nessun problema con una lunga autonomia. Avremmo potuto utilizzare un gruppo elettrogeno, ma immaginate il rumore in un appartamento, in un palazzo dove già abitano, che fastidio, la puzza di benzina, il doverlo trasportare eccetera, e poi comunque non lo possediamo. Quindi, fatta questa premessa che toglie ogni dubbio a chi pensa che un gruppo elettrogeno possa sostituire questo tipo di prodotto, allora guardiamolo per bene, vediamo come è fatto e vediamo quali sono le sue funzioni. Iniziamo. E questo genere di prodotti viene utilizzato ormai da molti anni, per esempio in America. In Italia stanno arrivando solamente negli ultimi anni, ma già hanno preso piede e ne vendono tantissimi. Pensate, vengono utilizzati per esempio dai camperisti o da chi viaggia in tenda. Utilizzare per esempio un gruppo elettrogeno, come abbiamo detto poco fa, in una tenda per alimentare qualche lampada, per poter utilizzare il computer, per poter utilizzare la macchina del caffè. Insomma, tutti quei piccoli elettrodomestici relativamente silenziosi che in un ambiente silenzioso ovviamente non possono essere sfruttati tramite gruppo elettrogeno. Questo può essere ricaricato addirittura tramite pannello solare, quindi è anche un prodotto ecologico, e si può ricaricare tramite corrente elettrica in meno di un'ora e ci permette di avere una lunghissima autonomia. Io l'ho utilizzato anche per un evento notturno, abbiamo collegato il faro e abbiamo illuminato tutta la zona senza fare rumore. Quindi davvero dei prodotti interessanti che in certe circostanze sono insostituibili. È giusto fare queste precisazioni, perché vedere una recensione di un prodotto senza vedere quali sono le effettive applicazioni nelle quali può essere utilizzato possibilmente può lasciare diversi dubbi, e io voglio escluderli. Adesso guardiamolo per bene da vicino. Innanzitutto viene venduto all'interno di questa scatola, ben protetto dalla sua gomma piuma, quindi arriva integro, e vengono dati in dotazione anche alcuni cavetti che ci permettono di collegarlo al pannello solare e ovviamente anche di ricaricarlo. Troviamo all'interno della confezione anche tutta la manualistica per poterlo utilizzare nel modo corretto. A me sono arrivati i manuali di istruzioni in inglese, a voi potrebbero arrivare anche in italiano, ma si possono scaricare pure online, quindi non c'è problema. Adesso cambiamo inquadratura e guardiamo il prodotto da vicino. Adesso possiamo guardarlo finalmente da vicino e vedere tutte le sue caratteristiche, sia estetiche che funzionali. Allora, pesa 7,6 kg e le sue dimensioni sono 28 cm e 9 x 18 cm x 23 cm e mezzo. Ha un'erogazione in uscita nominale di 600 watt, ma riesce ad erogare fino a 1200 watt di picco, e quindi possiamo utilizzarla tranquillamente con elettrodomestici, attrezzature e utensili in generale che assorbano ovviamente più di 600 watt, perché ha un sistema interno che regola questa erogazione. Sulla parte alta abbiamo questa maniglia che ci permette di sollevarla con facilità. Frontalmente abbiamo questo pannello con queste uscite e un display nella parte centrale, ma guardiamo prima di tutto le parti laterali. Da questa parte abbiamo un ingresso per poterla ricaricare sia tramite corrente elettrica, e possiamo ricaricarla in un'ora, che tramite pannello solare. Questo è in base al tastino nel caso in cui dovessimo andare in overload, quindi in sovraccarico. Basta premerlo per ripristinarlo.
Da quest'altra parte invece abbiamo l'uscita che ci permette di utilizzare ben due prese a 220 volt, ovviamente corrente alternata. È possibile utilizzare anche una ciabatta per aumentare le utenze. Da questa parte invece abbiamo questo connettore che ci permette di collegarla ad un'altra power station tramite un cavo particolare e quindi di aumentare la sua autonomia. Nella parte posteriore non abbiamo nulla se non il logo. E quindi non resta che guardare la parte frontale. Abbiamo il tastino di accensione, basta mantenerlo premuto per qualche secondo, si accenderà il display e ci mostrerà alcune informazioni. Come vedete ci dà l'autonomia, quindi il numero di ore per le quali ancora è possibile utilizzarla, ma questo valore ci indicherà anche il tempo rimanente per completare la ricarica, quindi quando sottocarica vedremo ancora quanto rimane. Questa invece è la percentuale di batteria, attualmente siamo al 92%. Da quest'altra parte abbiamo l'input in entrata, quindi quanto stiamo fornendo per poterla ricaricare, e poi l'output, quindi quanti watt sta erogando. A sinistra abbiamo anche un faretto, quindi è possibile accenderla premendo questo tastino e ci dà diverse funzioni di utilizzo. Quindi alla prima pressione avremo l'accensione con la modalità media, premendolo nuovamente invece avremo la massima luminosità e premendolo nuovamente emetterà il segnale di SOS. Per spegnerla basta premere nuovamente. Da quest'altra parte invece abbiamo la possibilità di erogare 12 volt in corrente continua, sia utilizzando l'uscita tipo accendisigari di automobile, quindi possiamo utilizzare tutti quegli aspirapolveri, TV color portatili eccetera che funzionano con questo tipo di alimentazione, oppure abbiamo queste altre due uscite in basso che ci consentono di usufruire entrambe di 12 volt e per poterlo accendere sarà necessario premere quest'altro tastino. Ma all'accensione comunque potremo utilizzare queste uscite USB. Abbiamo un'uscita USB di tipo C che raggiunge fino a ben 100 watt, quindi possiamo alimentare anche computer e tutti quegli strumenti che consentano una ricarica o comunque un'alimentazione tramite cavo USB di tipo C fino a 100 watt. Queste sono le classiche uscite di tipo A, quindi USB classiche, e questa invece è un'uscita fast charge, quindi con una ricarica rapida, sempre USB. E come vedete possiamo utilizzare contemporaneamente più funzioni. Possiamo utilizzare questo tipo di uscita, possiamo utilizzare l'uscita 12 volt e possiamo utilizzare anche l'uscita in 220, sempre contemporaneamente alle altre. Ovviamente in caso di surriscaldamento è dotato anche di ventole che regolano la temperatura interna e ci consentono quindi di utilizzarlo serenamente. Sul display però vengono riportate tante altre informazioni che adesso vedremo. Innanzitutto qua ci segnala che abbiamo utilizzato la 220 volt con una frequenza di 50 Hz e abbiamo anche attivato l'accendisigari. Qua indica car perché questo solitamente, come abbiamo detto, è l'accendisigari dell'automobile. Quando lo spengo si spegnerà anche questo simbolo e già sul display comunque ci sta indicando un consumo perché è acceso, quindi comunque sta assorbendo dell'energia e come vedete i valori vanno aumentando. La stessa cosa se io accendo la lampada, in questo caso aumenterà un minimo gradualmente, come vedete, anche se è un po' controluce, comunque si vede che va aumentando il valore. In questo caso lampeggia, quindi il consumo è intermedio. Appena lo spengo ovviamente si abbassa. La stessa cosa per quanto riguarda per esempio l'utilizzo, utilizziamo questa rifilatrice, quindi la collego sempre alla corrente elettrica, la accendo, ovviamente questa è da 800 watt, la stiamo utilizzando a vuoto, quindi vedremo un consumo molto più ridotto. Come avete visto indicava con quel tipo di consumo 3 ore rimanenti e l'uscita in watt. Ma adesso ho collegato di nuovo il ventilatore. Guardate la differenza anche in questo caso per quanto riguarda la durata. Se io lo metto a minima potenza ci indica 19 ore di autonomia e ovviamente 20 ore ed il consumo. Aumentando quindi alla seconda velocità riduciamo a 18 ore e il consumo aumenta. Se la metto alla massima velocità, quindi numero 3, avremo 16 ore e il consumo ulteriormente aumentato. Ora immaginate di utilizzare uno strumento di questo tipo in un viaggio, per esempio in tenda, che vi consenta di non usufruire assolutamente di nessun tipo di alimentazione se non quello di sfruttare un pannello solare che lo ricarica durante il giorno e poi durante la sera all'interno della tenda possiamo utilizzare tutti quegli accessori, tutti quei piccoli elettrodomestici. Per esempio possiamo utilizzare un piccolo televisore, possiamo utilizzare il ventilatore, possiamo ricaricare i nostri dispositivi, possiamo
anche utilizzare i nostri computer, eccetera. Quindi abbiamo la possibilità, abbiamo detto, di ricaricarlo in un'ora al 100%, ma considerando il fatto che comunque non arriverà praticamente mai allo 0% e che già l'80% di ricarica ci permette un utilizzo molto duraturo, ma per caricarla dallo 0% fino al 100% in realtà richiede 2 ore, perché dall'80% fino al 100% poi si stabilizza per dare una carica più accurata e quindi dare la possibilità alle celle di caricarsi anche in modo omogeneo. Si può ricaricare però anche tramite il caricabatterie con l'automobile, in quel caso però richiede ben 8 ore. Nel caso di un viaggio si può ricaricare durante il tragitto sfruttando il caricabatterie collegato all'autovettura, ma considerando, come ho detto poco fa, che è difficile che arrivi allo 0%, anche la ricarica dell'automobile ovviamente richiederà meno ore. Il tipo di corrente emessa ovviamente per quanto riguarda la parte frontale è in corrente continua. Per quanto riguarda invece la corrente alternata abbiamo 220 volt 50 Hz con onda sinusoidale pura, quindi possiamo collegarla anche a dispositivi che richiedono una corrente accurata, ma non possiamo utilizzarla per alimentare qualcosa mentre è sotto carica utilizzando la ricarica rapida, quindi la corrente di casa. Si può utilizzare invece quando viene utilizzato un pannello solare. E sempre considerando che ci permette di avere una buona autonomia, quindi utilizzare per tante ore alcuni dispositivi, come avete visto un ventilatore addirittura per ben 20 ore, considerando che si utilizza per i viaggi o solamente in alcune circostanze, è un dispositivo che durerà per tantissimi anni. Abbiamo la garanzia da parte dell'azienda che per ben 800 cicli di ricarica le batterie non avranno alcun tipo di deterioramento, dopodiché è probabile che potrebbero anche deteriorarsi offrendoci l'80% delle loro prestazioni, che comunque rimangono delle prestazioni interessanti. Ma anche il wifi integrato, infatti tramite l'applicazione possiamo attivare diverse funzioni. Basta mantenere premuto questo tastino in basso per attivare il wifi. Qua sulla destra lampeggerà il simbolo e avremo la possibilità di avviare l'applicazione e connetterlo. Quindi una volta aperta l'applicazione basterà premere sul tastino più, scegliere il modello, come vedete ne esistono tantissimi, quindi in questo caso River Pro, la riconosce, mi chiede se sta lampeggiando il simbolo del wifi, gli diciamo di sì, dopodiché ci colleghiamo alla stessa EcoFlow. Ok, a questo punto, ritornando sull'applicazione, avremo la possibilità di utilizzare la stessa per comandarla. Ok, quindi come vedete adesso mi sto connettendo, mi chiede la conferma della connessione al wifi di casa, collegamento riuscito. A questo punto già dall'icona possiamo vedere la percentuale di batteria, quindi una volta aperta l'applicazione abbiamo la possibilità di svolgere diverse funzioni. Per esempio, proviamo ad accendere la lampada, possiamo accendere sia la funzione SOS, la modalità minima, oppure la modalità massima. Ok, come vedete sono riuscito ad accenderla senza nessun problema. Ma possiamo anche attivare la funzione 12 volt, quindi a distanza senza nessun problema possiamo accendere e spegnere eventuali dispositivi collegati. Quindi sulla parte alta dell'applicazione abbiamo la temperatura del dispositivo, il numero di ore rimanenti di utilizzo in base a ciò che abbiamo collegato e la percentuale di batteria, la possibilità di accendere e spegnere vari comparti e da questa parte possiamo vedere i watt in uscita dalle varie prese. Proviamo ad accendere per esempio la lampada alla modalità massima. Ok, abbiamo acceso la lampada senza toccare il dispositivo, direttamente in wifi. Effettivamente ci sono volte in cui è più rapida, volte in cui invece non è molto rapida e come poco fa abbiamo 3 watt in uscita. Provo a collegare un telefonino, lo stesso telefonino che sto utilizzando, per vedere quanto mi segna in uscita. Sul display è apparsa un'icona che mi informa che ho appena collegato un dispositivo alla presa USB. Abbiamo l'uscita in watt, adesso abbiamo in totale 10 watt fra la lampada, ciò che illumina il display, e i 6 watt in uscita per ricaricare il telefonino. Come applicazione mi sembra davvero molto completa. Qua abbiamo la durata in ore, quindi abbiamo circa 70-80 ore, va oscillando, e invece da questa parte abbiamo la durata in giorni e ore, quindi 2 giorni e 21 ore. E quindi ragazzi, come avete visto, è un dispositivo facilmente trasportabile che ci permette di avere la corrente elettrica ovunque, sia in corrente continua che in corrente alternata. Ci permette di utilizzare tutti quegli elettrodomestici, quegli strumenti, anche un frigorifero, un TV color, eccetera,
eccetera, ovunque, anche nel caso di blackout o comunque in tutte quelle situazioni dove è necessaria la corrente elettrica che invece non è presente. Vi lascerò ovviamente il link nel primo commento e nella descrizione per poter vedere il prodotto. Spero anche di ottenere un codice di sconto, perché questi dispositivi per la tecnologia integrata, ma solo per l'inverter già che hanno all'interno con onda sinusoidale pura e insomma tutta la tecnologia che lo circonda, sia all'interno che all'esterno, non hanno sicuramente dei prezzi bassi. Costa circa 720-750 euro, ma sono dei prodotti che, come vi ho detto, in Italia stanno prendendo piede sempre di più perché la gente comincia a riconoscere in questo tipo di strumenti degli aiuti molto validi, a differenza di un gruppo elettrogeno che invece ingombra, sporca, fa rumore e fa puzza. Non mi rimane che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo, vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace al video se vi è piaciuto o l'avete ritenuto utile, cliccate sulla campanella qua giù per attivare le notifiche e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!